11 11, 22 22, cuori, piume, vi siete mai chiesti per quale motivo continuate sempre a vederli? Oggi vi spiego il perché. Benvenuti e bentornati, io sono Cecilia e ho passato tanti anni a studiare i miei traumi per poterli trasformare in consapevolezza. Oggi ti racconterò una storia di vita interiore affinché questa possa aiutarti a comprendere meglio i tuoi nodi interiori. Oggi parleremo dei numeri doppi e dei segni. Numeri doppi ovviamente non intendo quando siamo ubriachi e quindi vediamo tutto doppio, assolutamente no, anzi questi segnali arrivano proprio nel momento in cui avviene un cambiamento dentro di noi e per questo voglio raccontarti la mia esperienza. Non è un caso se voi cominciate a vedere 11 11, 22 22, i numeri specchiati, numeri doppi o tripli, quindi tipo 222, 111, 333, 4444 e via discorrendo. Ogni numero ha il suo significato e in particolar modo lo hanno i numeri 11 11 e 22 22. Per il significato dei numeri ti lascio il mio articolo in descrizione affinché tu possa consultarlo ogni volta che ne avrai bisogno con molta più facilità. La primissima volta che ho notato i numeri doppi è stato nel 2013, quindi ben oltre 10 anni fa. Però ovviamente internet non pullulava tanto di informazioni, anzi praticamente zero, e insieme a me anche un mio collega di lavoro dell'epoca. E insieme abbiamo cercato di trovare questo significato, ma sinceramente nessuno dei due ci è riuscito. Inoltre questo capitava anche di notte, ovvero capitava ad entrambi di svegliarci in certi orari specifici della notte, come ad esempio 0303, 0606, 0202, 0101. Ok? Questo è l'inizio. Può capitare molto spesso, non è casuale che ci svegliamo e andiamo a controllare il cellulare o la sveglia e troviamo proprio questi numeri specchiati. Solitamente la notte sono maggiormente specchiati. E poi questi numeri a mano sono completamente spariti. Li segnavo in un taccuino che non ho qui, altrimenti ve l'avrei fatto vedere molto volentieri, in cui appunto io segnavo questa stranezza, perché per me era proprio una stranezza. Il fatto che anche un'altra persona avesse la mia stessa situazione un po' mi aiutava, però non trovavamo il significato e quindi mano a mano che il tempo passasse noi l'abbiamo dimenticato, cioè non si sono più presentati, fino all'agosto del 2020, quando ho iniziato a vedere più spesso i numeri 11 11, 22 22. Questi erano i numeri che vedevo proprio in assoluto. Inoltre vedevo anche, trovavo nel senso molto spesso tantissimi cuori, proprio ovunque andassi io trovavo cuori, sassi a forma di cuore, proprio cuori a dismisura, come potete vedere nelle immagini, proprio infiniti, in ogni cosa vedevo i cuori e soprattutto questi numeri doppi. Allora, 1111 solitamente è il numero dei nuovi inizi, quindi tutto ciò che ha a che fare con un nuovo inizio nel senso di trasformazione, di presa di consapevolezza, un nuovo lavoro, un nuovo amore, ma soprattutto 1111 rappresentano il percorso delle fiamme gemelle, l'iniziazione del percorso delle fiamme gemelle. 22-22 invece sta a significare tutto quello che ha a che fare con le relazioni, quindi tutto quello che prevede la coppia in sé, intesa non solo dal punto di vista sentimentale ma anche lavorativo, amicale, familiare, eccetera, ed è il numero anche delle anime gemelle. Per quale motivo all'improvviso si iniziano a vedere tutti questi numeri e questi segni? Oltre ai cuori, io vedevo anche le piume, vedevo un sacco di piume. Ogni piuma ha il suo significato in base al tipo di colore, quindi se la vedi bianca è simbolo di protezione da parte degli angeli e che bisogna affidarsi al percorso. Vederla grigia oppure vederla nera bisogna fare molta attenzione, stare attenti, siamo comunque protetti, però ci sta che forse molto probabilmente ci sarà un cambiamento, ok? E così via. Poi ci sono le piume rosse, le piume rosa, le piume blu
e anche quello trovate tutti i significati sempre all'interno del mio articolo, perché sono veramente tanti e poi appunto è più facile per voi ogni volta che le trovate poter andare a consultare l'elenco che io ho fatto. Per quale motivo noi all'improvviso iniziamo a vedere questi numeri doppi, numeri specchiati, piume, cuori, eccetera? Non è una cosa da dare per scontata, ma soprattutto non accade a tutti, non datelo per scontato, perché quando io ho cercato di farlo notare alle altre persone, quando glielo facevo notare io le vedevano, quando io non glielo facevo notare queste persone assolutissimamente non li vedevano. È come se noi fossimo dei prescelti. Ve lo giuro, se voi avete iniziato a notarli e cercate di prendere una cavia, tra virgolette, e gli dite guarda, hai visto su quella targa della macchina c'è 222? Iniziate a farglielo notare, poi a un certo punto fate come ho fatto io, smettete e vedete se loro continuano a vederli. Non è veramente per tutti, è solo per determinate persone. C'è una frase che non ricordo dove l'ho sentita, che dice vedi solo quello che vuoi vedere quando sei pronto a vederlo. Quindi questi numeri vengono fatti vedere solo a determinate persone. C'è un motivo, insomma, dietro a questo cambio, perché almeno nella mia esperienza ciò è capitato perché io poco prima di iniziare a vederli avevo fatto alcuni cambiamenti, alcuni tagli in cui mi ero resa conto che non volevo più vivere quella vita. E quando c'è questo risveglio profondo di voler veramente cambiare determinate situazioni, allora si attivano per farti capire che è arrivato il momento di cambiare la vita, di cambiare in primis noi stessi. Io infatti in quel periodo mi ero appena laureata, ma poco prima di laurearmi io avevo a che fare con un narcisista e questa persona, come tutti i narcisisti, tende sempre a tornare nella tua vita, nel bene o nel male. E ricordo soltanto che una persona mi fece vedere una foto in cui questo narcisista si era fidanzato con un'altra e non nego che a me la cosa ha dato fastidio, ma non perché provassi qualcosa nei suoi confronti. In realtà era perché in quel periodo io soffrivo molto della paura dell'abbandono, quindi l'idea che una persona narcisistica, che come ben sappiamo attua certi comportamenti malsani nei confronti delle vittime, possa trovare sempre e comunque una vittima, perché io proprio in quel periodo erano 1 o 2 anni che ero single, perché proprio non trovavo nessuno. Fatto sta che lui si mise con questa ragazza e dentro di me scattò questa invidia, ma allo stesso tempo dissi adesso basta, non me ne frega più niente di quello che fa lui, con chi lo fa, dove lo fa, quante ragazze ha, eccetera eccetera. Ed è lì che è scattato il cambiamento dentro di me. Per altre persone può scattare dentro una relazione per cui non accettano più determinate situazioni, soprusi, violenze verbali, fisiche, sessuali che siano. Può essere anche la stessa cosa sul lavoro, non accettare più un certo tipo di stipendio, un certo tipo di contratto. C'è proprio uno shift interno in cui tu dici adesso basta, io non voglio più fare quella vita, non voglio più essere schiavo di quell'abitudine mentale, di quella persona, di quel lavoro, di quell'amicizia, di quel genitore, di quel fratello, eccetera, eccetera. Ed è proprio in quel momento, proprio preciso in quel momento no, perché io quando per esempio ho visto questa foto era giugno, però 2 mesi dopo è successo. Ho iniziato a vedere i cuori, a vedere i numeri, eccetera, proprio perché io avevo deciso di cambiare la vita. Ho numerose testimonianze di persone a cui è successa questa cosa, per cui per esempio hanno detto basta di accettare certi soprusi nelle relazioni e poco dopo hanno iniziato a vedere i numeri doppi. Altre persone che conosco invece per violenza fisica, violenza domestica, quando hanno detto basta, hanno iniziato a fare un percorso su di sé, perché questa è la differenza, non vuol dire soltanto dire basta a quella situazione, significa cambiare noi stessi,
Cioè, il fatto che io ho iniziato a vedere i numeri, i cuori, le piume, è perché io, anche se in quel preciso momento ho detto basta a quella situazione, mi sono messa anche in discussione, mi sono detta per quale motivo devo stare male per una persona così, per quale motivo provi invidia, per quale motivo io non trovo una relazione. Mi sono messa in discussione io in primis, è questo il percorso spirituale, il percorso di crescita interiore, il percorso personale, chiamatelo come volete. Questo è quello che accade, cioè che noi diciamo basta al modus operandi che abbiamo attuato fino adesso, mettendoci in discussione. Per questo motivo queste persone, quando hanno appunto, stavo dicendo, deciso di cambiare perché non volevano più accettare certe relazioni sentimentali, hanno iniziato a vedere i numeri doppi, così come le persone che hanno deciso di cambiare lavoro, comunque di non accettare più situazioni lavorative che si perpetuavano nel tempo. Ok? È questa la differenza. Quindi se doveste voi notare di iniziare a vedere i numeri 11 11, 22 22, 444, 999, 888, sono tutti dei specifici messaggi, quindi dovete andarlo sempre a vedere, o comunque fino a che non ve lo ricordate, ma soprattutto perché vi si chiede finalmente di intraprendere la vostra trasformazione interiore per poter cambiare letteralmente la vostra vita. Perché io sono la testimone di questa cosa. Io dal 2020 al 2025 ho totalmente cambiato la mia vita, al di là che io ho un percorso un po' diverso da una persona normale, però io ho seriamente cambiato tantissime cose. Dalle relazioni sentimentali non ho più incontrato narcisisti, dal lavoro, dalle amicizie, veramente da qualsiasi cosa voi vogliate potete cambiarla, ma solo se ascoltate questi messaggi. Tra l'altro, quando io avevo problemi nelle relazioni sentimentali, quindi dal 2020 fino a che non ho trovato il mio attuale compagno nel 2024, vedevo solo ed esclusivamente cuori. Come simbolo, come segno, oltre ai numeri, vedevo solo cuori. Che poi mano a mano sono andati a scendere, anche se li vedo tuttora, sono più che altro segnali degli angeli che mi stanno proteggendo, che nonostante ci sia una situazione molto difficile, mi fanno capire che le cose stanno andando comunque come devono andare, è giusto che sia così. E poi vi ho fatto vedere tutti quelli che ho trovato. Adesso invece che io attualmente ho trasformato, sto ancora trasformando la mia carriera lavorativa, ho iniziato a vedere le stelle. Trovo in continuazione stelle, voi direte, va bene, ma le stelle è una cosa più particolare. No, proprio le vedo ovunque. Apro un libro a caso, stelle, vedo la parola stelle. Vengono a trovarmi delle persone, sulle maglie hanno le stelle. Non so, era successo, sono andata in una libreria, ho aperto un libro, era sui tarocchi, non lo nego, però come l'ho aperto è capitata la pagina con la carta della stella. Ho trovato delle stelle anche su un orologio a pendolo, cioè li vedo ovunque. Ogni volta che le vedo c'è un cambiamento veramente molto grande. Quindi il caso non esiste, non avviene casualmente, anzi, nello specifico si chiama sincronicità, come lo chiamava Jung, in cui ci sono veramente messaggi dall'universo che vi guidano su come affrontare da adesso in poi la vostra trasformazione e la vostra vita. Ed è per questo che ho iniziato questi video, anche per aiutarvi in questa trasformazione, accompagnarvi e rendervi molto più facile comprendere tutto quello che vi sta accadendo. Io spero che la mia storia possa aiutarvi a prendere consapevolezza di quello che vi sta accadendo se state iniziando a vedere i numeri doppi o i segni e i simboli che vi manda l'universo e gli angeli. Se è così, seguite il canale per non perdervi tutti i prossimi video. Io vi aspetto qui ogni lunedì.